Ma voi ve la ricordate la famiglia più selvaggia del West? Che poi in realtà il titolo originale era The Adventures of the Wilderness Family. Il primo film è del 1975 ed ebbe un enorme successo, tanto da dare poi il via a una serie. Ne uscirono almeno 3. E io da bambino lo vidi, e come me tantissimi altri bambini degli anni 70. Quel film raccontava di una famiglia nel bosco. Questo vi dice qualcosa? Questa idea di una famiglia che vive nella natura, che lascia in questo caso Los Angeles per andare sulle montagne rocciose e in altri casi altre città per andare in altre zone, magari d'Italia, guardate, è un tema che ricorre da un sacco di tempo e io ne voglio parlare in termini di immaginario con voi, d'accordo? Passando per Thoreau, per Clark Ashton Smith, citando Ralph Waldo Emerson e altri. Perché è un tema anche letterario, è un tema romantico. E voi direte, sì, il ritorno alla natura, gli hippie. No, ancora prima degli hippie c'erano stati loro, no? I trascendentalisti, insomma, i romantici americani, ma c'erano stati anche, naturalmente, i romantici europei, eccetera. Non sarà una lezione di letteratura la mia, ma un tentativo di esplorare con voi vari cantoni dell'immaginario legato a questa idea che si possa essere più felici, riconnettendosi a una vita più semplice, più austera se volete, un ritorno a un passato forse favoleggiato, forse fiabesco, forse mai esistito. E tutto questo io ho deciso di metterlo al centro di un video che ho girato in un bosco. Ho fatto il famiglio del bosco, come mi diverto a dire, anche nelle riprese che adesso vi propongo, che sono un mio tentativo di ragionare intorno a questo tema della famiglia nel bosco, che ha coinvolto tantissime persone sui social, ma non mi interessa essere uno di quelli che polemizzano, che prendono posizione. Mi interessa invece ragionare sull'immaginario, che è proprio una cosa che a me e a Broken Stories, questo canale, sconfinfera parecchio. Tutto questo anche per fare un piccolo alert, per dirvi che le immagini seguenti sono state appunto girate un po' fortunosamente nel bosco. Volevo fare qualcosa di diverso dal solito. C'è una prima parte girata con un'inquadratura decente e una seconda perché ho dovuto interrompere e poi riprendere, dove l'inquadratura è decisamente sballata. Abbiate pazienza, è un video nel bosco e quindi insomma non si sa mai cosa potrebbe succedere quando usciamo di casa e ci affidiamo a Madre Natura. Buona visione e fatemi sapere cosa pensate di tutti questi temi. Insomma, parliamone, vorrei ragionare con voi al di fuori però del bailamme polemico che ha coinvolto tutta questa faccenda. Ciao a tutti, eccomi qui nel bosco per succhiare il midollo della vita insieme a Freccia, che qui è legata. Non vi scandalizzate perché lei ha un fortissimo istinto predatorio e qui ci sono diversi animali selvatici, quindi se ne vedesse uno partirebbe in quarta e poi ciao. Dunque, questo è un video di Broken Stories dove parliamo di narrazioni dark e immaginifiche. E allora perché vi voglio parlare della famiglia nel bosco? Qui nella mia versione da famiglio del bosco, perché questo argomento mi frulla nella testa da diversi giorni, un po' come a un po' tutti, no? È una cosa che ci ha colpito. Ma che cos'è che ha colpito? Il nostro immaginario. E siccome qui su questo canale di immaginario parliamo, mi permetto una digressione fuori dalle solite recensioni per parlare in primo luogo con gli abbonati al canale e poi, che lo vedranno questo video in anteprima, e poi con tutti gli altri. Sì, ci si può abbonare, sappiatelo. Qui sotto c'è un tasto se volete verificare di che cosa si tratta, eccetera. Fate voi. Allora, parliamo dell'immaginario legato ai boschi, alla natura, al ritorno alla natura, a una vita più semplice. Perché mi sento in diritto di parlarne? Perché è un tema che mi ha coinvolto per tanti anni e che e ancora mi coinvolge, e che mi ha indotto proprio a cambiare stile di vita. Scusate, Che succede lì dietro? E che mi ha indotto a cambiare stile di vita, passando da una vita più urbana nel campo professionale della pubblicità a un
ritiro, diciamo più nella semplicità, nella vecchia casa di famiglia. Una parte io l'ho ristrutturata, l'ho adattata alle mie esigenze, pannelli fotovoltaici nell'ultimo tempo, riscaldarsi con una stufa, insomma cercare di avere un impatto minimo e anche un fabbisogno minimo. Ispirato in questo, sì, da tutto un immaginario che, guardate, che coinvolge tutti quanti e non certamente solo la famiglia nel bosco, che ha tutto il mio rispetto, per carità, e non voglio parlare di loro nello specifico, anche perché io di persone come loro ne ho conosciute diverse nel corso degli anni, frequentando l'ambiente della permacultura, che è un sistema di progettazione a bassissimo impatto ecologico, qualcosa che tutti dovrebbero più o meno conoscere. Non a caso anche un sistema nato all'inizio degli anni 70, mi pare, metà, in Australia, dove insomma la natura è imperiosa, è regina ed è anche molto molto pericolosa. Ma torniamo all'immaginario, che ci riguarda da vicino, perché noi che leggiamo anche tanta fantasy, no? Siamo sempre immersi in queste storie che vedono i protagonisti attraversare vaste distese naturali, montagne, ghiacciai, boschi a non finire, naturalmente, gli elfi, i boschi, un nesso ormai inestricabile. Quindi cos'è che ci affascina tanto? Ehi, cosa è successo? Scusate, cosa c'è? Ti sei fatta male? Pazza. Si diverte con il legno, magari si punta. E quindi cos'è che ci affascina tanto? Perché questa natura, questo richiamo? Perché il nostro immaginario ne è tanto imbevuto? Perché molto semplicemente tutto questo nasce dalla letteratura, così come tante altre cose che poi si sono trasferite nella vita reale di tante persone. Bisogna fare attenzione alle idee che nascono in letteratura, anche perché molte sono splendide e molte altre sono probabilmente non proprio applicabili al 100% nella vita reale. E qual è questa idea? È un'idea di antimodernismo, di rifiuto della civiltà, delle macchine, dell'industrializzazione. Tutto questo nasce naturalmente nel XIX secolo, in Europa, certo. Pensiamo a scrittori come William Morris, uno dei padri fondatori del fantasy. Ma pensiamo anche naturalmente a Tolkien, sì, che scrive la sua trilogia anche in risposta, no? Alla scomparsa dei boschi, alla paura, al timore della scomparsa della natura, ma anche bisogna dire che soprattutto negli Stati Uniti assistiamo a una reazione molto forte, molto bella, molto romantica, anche nel senso proprio storico e letterario del termine, con il trascendentalismo. Io ho detto andai nei boschi per eccetera e succhiare midollo della vita. Probabilmente questa frase l'avete sentita la prima volta nel film L'attimo fuggente, un'altra pietra miliare dell'immaginario contemporaneo per tanti. Chi ha scritto questa frase? Henry David Thoreau, cioè l'autore del Waldo, questa storia, questo resoconto di circa 2 anni di vita in una capanna autocostruita sulle rive di un lago, mi pare nel Massachusetts, e insomma 2 anni di vita a contatto con la natura nella più severa austerità e autosufficienza. Thoreau cercava se stesso, cercava il senso della vita, lo cercava a contatto con una natura che non perdona e che ti impone di essere molto molto forte, molto autosufficiente e di interrogarti su te stesso. L'idea che nella natura ci si possa ritrovare, ragazzi, è un'idea romantica. Non è un'idea nata dalla natura, ovviamente, che se ne sbatte altamente di noi, è un'idea nata dagli scrittori. Naturalmente trascendentalismo, Ralph Waldo Emerson, e poi pensate a Foglie d'erba, la raccolta poetica del gigantesco Walt Whitman, che non era proprio un trascendentalista tout court, ma comunque l'ha messa in pratica tutta quella idea, che la natura fosse una maestra, che la natura ci insegnasse, ci aiutasse a essere noi stessi al 100%, a realizzarci o perlomeno a perdere tutto quel
di più quel surplus di vacuità, di costrutti, di sovrastrutture. Ora, e poi non dimentichiamo naturalmente Nature di Ralph Waldo Emerson, forse l'esponente più importante di questa corrente, che è anche una corrente religiosa, di interpretazione più libera della religione cristiana in particolare. È rimasta impigliata, è naturale, piccolina. Vedete, la natura non perdona, se si è stupidi. Vabbè. E quindi tutte queste onde concentriche partono da questo romanticismo europeo, in Europa forse un po' più aristocratico nell'interpretazione, in America più popolare, almeno nelle intenzioni. E quindi noi scopriamo che nel momento in cui la civiltà diventa industriale, la natura è la risposta, è il contraltare, è l'alternativa più nobile per tanti, che naturalmente, come dicevo, è un costrutto poetico, letterario, se volete anche ideologico, ma fino a noi riverbera, c'è ancora, e dentro di noi risuona. È per questo che la storia della famiglia nel bosco ci ha tanto emozionato. Vieni qui, vieni. Scusa, fai il giro, piccolina, fai il giro, vieni. Dai, sì, brava, fai il giretto, vieni. Oh, ecco, ce l'abbiamo fatta. Eccoci, ce l'abbiamo fatta, vero? Brava. Perché ci emoziona tanto? Perché queste, diciamo, vibes, queste vibrazioni letterarie sono dentro di noi. Si sono radicate talmente tanto, sono talmente presenti che poi una famiglia che va a vivere nel bosco, idealmente, insomma, ci tocca nel profondo. È un po' una semplificazione, naturalmente. La cosa più intelligente che ho letto in proposito l'ha scritta in un'intervista, o meglio, l'ha detta, ma poi è stata riportata in un'intervista, Mercalli, il climatologo, che tra l'altro abita in una valle qua vicino, con cui io una volta ho avuto anche una conversazione, tipo tosto, me ne ha dette 4, non è uno che fa giri di parole, un grande. E cosa ha detto? Che l'errore di questa famiglia, secondo lui, con tutto il rispetto per le scelte personali, non entriamo nel merito, è l'ipotesi di potersi in qualche modo ritenere estranea a un senso di comunità. Allora, quel tipo di vita a basso impatto che io stesso sostengo, di cui sono anche, a mio modo, un interprete, è molto difficile, o meglio, in Italia è impossibile condurla in termini solitari, in termini di isolamento, perché qui non siamo in Australia, dove è nata la permacultura, questa idea di autosufficienza negli anni 70, che è stata radicata poi in diverse pubblicazioni molto interessanti, ed è qui, non è qui che è nato il trascendentalismo, ma negli Stati Uniti, spazi, primi dell'Ottocento, spazi naturali incontaminati, immensi, possibilità sì di costruirsi un capanno di tronchi e vivere per quasi 2 anni lì. È una cosa ancora possibile, se uno va in Alaska probabilmente ci riesce, così come in Australia, ma in Italia no, l'Italia è tutta urbanizzata, è tutta antropizzata, è tutta burocratizzata, e l'errore di questa famiglia probabilmente, lui australiano, lei inglese, è stato pensare di essere in un paese così nascente, non è come gli Stati Uniti, come l'Australia, no. Allora però l'alternativa sarebbe sì, ok, viviamo nel bosco ma viviamoci insieme, e quindi nascono comunità, ci sono piccole comunità, si spera, dove insomma si stabiliscono alcune regole di convivenza e poi si va avanti, però è difficilissimo, è complicatissimo, siamo tutti un po' strafatti di costrutti culturali che ci impediscono di essere veramente flessibili, veramente adatti alla convivenza, e alla convivenza anche con la natura, senza idealizzarla, senza farne un feticcio, perché la natura non è né buona né cattiva, la natura è totalmente indifferente. Se poi fossimo anche molto più Lovecraftiani, diremmo che la natura proprio di noi se ne sbatte completamente, siamo il nulla per l'universo.
Ora, Walden, parliamo di nuovo, torniamo all'immaginario. Walden, va bene, 2 anni circa lì nella natura, ma poi Thoreau tornò. Thoreau tornò, sembra uno scioglilingua, un ritornello di una canzone. Henry David Thoreau fece ritorno, ecco, alla civiltà, alla vita più, insomma, urbana, ma noi sappiamo che nell'ambito invece dell'immaginario fantastico ci fu un personaggio che è Thoreau. Quanto a questo se lo può mangiare tipo 10 volte. Mi permetti? È finito? Vieni qua, vieni qua. Brava. Dai, seduta. Seduta. No, non vuole stare seduta. Oh, brava. Oh, quindi, tornando a Walden e a Henry David Thoreau, c'è un autore che nel campo dell'immaginario fantastico, che è quello che trattiamo qui su Broken Stories, insomma, per certi versi se lo può mangiare 10 volte, e cioè Clark Ashton Smith, autore di, insomma, era uno del terzetto dei mitici Robert Howard, Lovecraft e poi lui, e che pubblicavano su Weird Tales. Clark Ashton Smith, racconti immaginifici, deliranti, allucinatori, pieni di un'immaginazione lussureggiante, scrittore favoloso, prima ancora poeta, scultore, che visse tutta la sua vita o quasi in un capanno, senza acqua corrente, senza luce elettrica. E quando dico quasi tutta la sua vita intendo dire fino a circa 60 anni, mi pare. Comunque lui si sposò soltanto nella terza età e solo allora andò a vivere in una casa moderna. Prima tutta la sua vita la condusse lì, in quella casa che avevano costruito, se non erro, i suoi genitori e che non aveva i servizi basici. E quindi Clark Ashton Smith, lui visse tutta la vita senza acqua corrente, senza luce, eccetera. Ma erano altri tempi, era un altro paese. Oggi, guardate, è complicato anche soltanto rendersi indipendenti da un punto di vista energetico, perché ci sono un sacco di vincoli. In realtà, anche se installi pannelli fotovoltaici, devi connetterti alla rete energetica pubblica, perché a quanto ho capito non sarebbe neanche legale essere totalmente indipendenti, ci mancherebbe altro che non paghi una tassa in più. Allora, siamo in Italia, burocrazia e insomma un senso dello Stato molto più opprimente di quello che intendevano naturalmente i trascendentalisti, che erano individualisti per eccellenza, una cosa molto americana, però un individualismo basato su un senso anche del sopravvivere con i propri mezzi, grazie alle proprie intuizioni, il proprio rapporto con la natura, la propria capacità di stare nel mondo, ma in un mondo che non esiste più, ragazzi, non esiste più ed è molto triste. Tutto questo per dire soltanto poi alla fine che, insomma, questo immaginario, questa idea romantica è letteraria, è stata portata nel mondo anche dai poeti, che l'hanno tradotta da un'intuizione collettiva, da un senso collettivo, di un rifiuto della contemporaneità, delle sue distorsioni, delle sue malattie sociali, economiche, ma è comunque un costrutto letterario e poetico, tanto quanto l'amore romantico che nasce poi dalla sua sintesi poetica con i poeti cortesi, insomma, la sua messa a terra, anzi direi su carta. Ci sono idee che funzionano molto bene nelle storie, nelle poesie, che nella vita di tutti i giorni possiamo cercare di renderle reali, di realizzarle, ma purtroppo sempre ricordandoci che sono lì nell'aria e che la letteratura comunque ha un impatto. L'immaginario letterario ha un impatto reale, anche per chi magari lo sottovaluta. A ogni modo, credo che più che a Thoreau, o per meglio dire Thoreau, dovremmo chiedere a Clark Ashton Smith cosa vuol dire vivere tutta la vita in un capanno, nell'indigenza, a contatto con la natura, che è un'altra cosa.
Ok, un video abbastanza sconclusionato, me ne rendo conto, ma io voglio lanciare spunti di riflessione, non essere organico e completo e cattedratico. Voglio solo ricordare che il nostro immaginario è imbevuto di idee che vengono, sì, anche dall'operato degli scrittori. Magari ce ne dimentichiamo, magari ne parliamo poi sui social in maniera sconclusionata, penosa. Basterebbe a volte ricordarsi che le pietre miliari sono sempre lì, sono raggiungibili per capire da dove, perché pensiamo come pensiamo, o perché ci agitiamo scompostamente intorno ad alcune idee senza neanche capire di come sono state costruite. Ecco. Vi saluto dal bosco, che comunque di base ci fa sentire bene, per una questione anche soltanto evolutiva, ragazzi. Se noi come Homo sapiens esistiamo da 200.000 anni, da quanti anni viviamo nelle città, nell'asfalto, con lo smog, con l'industrializzazione? Quanti? 200? Non so, 200 anni contro 200.000. Il nostro ambiente è questo, non è quello. E chiaramente se vogliamo, come dire, un po' riallinearci con noi stessi o con il nostro, non so, con quanto c'è di connaturato in noi, forse vale la pena ogni tanto di farsi un giro, sì, nella natura, ma senza pensare che sia tutta poesia e fatine, perché non è così. Ciao da Flavio Troisi di Broken Stories.